L'Egitto. Un paese in cui si trova la storia più influente e misteriosa dell'intera umanità. Ancora oggi c'è chi dibatte se le piramidi siano state fatte da alieni, per non parlare del simbolismo, dei faraoni. Dovrebbe essere in cima alla lista di ogni viaggiatore curioso. Però ho sempre rimandato questo viaggio perché non sono attratto da luoghi troppo turistici. Mi manca l'emozione dell'ignoto. Inoltre, non avevo voglia di celebrare un paese dopo quello che era successo. Provavo un certo rancore. Ma possiamo davvero giudicare un intero popolo per le azioni di un regime? La distanza tra chi governa e le persone è spesso immensa. I fatti accaduti però hanno suscitato anche la reazione di chiedermi chissà davvero come sono gli egiziani, com'è l'Egitto. E poi, almeno una volta nella vita, vorrei trovarmi di fronte a queste misteriose piramidi. Che energia trasmetteranno? Avrò la sensazione del già visto o c'è qualcosa di più? Il viaggio ha inoltre una destinazione ben precisa, oltre alle piramidi e alla Valle dei Re. La direzione è verso una comunità confinata in alcune isole in mezzo al Nilo. La comunità dei Nubiani, un tempo collegata all'Africa nera, poi risucchiata dal potere egiziano. E così ho trovato quell'ignoto che mi spinge a partire. La mia avventura inizia dove cominciava un tempo l'avventura di molti, dal porto del Qusair. E questo è l'Egitto che ho trovato. Qui siamo al Qusair, che è l'unica città storica di tutto il Mar Rosso. Il resto ci sono resort o città più moderne. Questa invece è stata molto importante, nonostante che sia tutto fatiscente, non si capisce perché, insomma, si è lasciato in una maniera così decadente. È stato il più grande porto egiziano fino a che non hanno fatto il canale di Suez. Poi ovviamente tutto è cambiato e ora andrò a cercare questo vecchio porto. Però come vedete questa è la vecchia città, si vede dalle vecchie mura, che è situata tutto lungomare, perché ovviamente la vecchia città aveva senso perché c'era il porto. Proviamo. A biglie! No. No, thank you. 50 baht. 50 baht. 50 baht. No, no. No, thank you. 10 20. 10 20. 10 20. 20. 10 20. 10 20. 10. 25 allora, no 2010. Italiano? Sì, te parli italiano? Yeah, come sta? Bravo, perché parli italiano? Dove hai imparato? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I numeri li sanno. 9, 10, 10, 1. Come ti chiami? Bravo. Come ti chiami? Cluster. Ahmed. Ahmed, piacere. Ali. Bel nome. 20. Ok. 20. Dai, 20. No, a lui. O te. Te sei boss. You are boss. Tu sei boss, è capitano. Yeah. Lui è il capitano del quartiere. Vende lui, ma riscuote lui, vero? Ha capito tutto lui. Yes, money. Yes, money. Yes, money. Oh. Ah, dai, 200. No, sì, Dai, 200. Ho visto quanti soldi c'ho. No. Dai, 200. Sta buona, fermo. Andiamo. Andiamo. Queste sono scene che si ripeteranno per tutto il viaggio, con bambini ed adulti. Quando ripenso alla mia esperienza egiziana vedo sempre qualcuno che mi viene incontro. Non cammini mai solo. Qualcuno si affiancherà per venderti oggetti o servizi e la trattativa è lunga prima che uno dei due ceda.
In questa occasione, dopo avergli comprato la calamita, decido di seguirlo perché dice che può farsi aprire la moschea al momento chiusa. E gli chiedo anche se può spiegarmi i rituali di preghiera. Ha aperto un lucchetto e sta portando nella moschea per fare l'abluzione prima di entrare. L'abluzione è una forma di purificazione che precede la preghiera, simile al battesimo cristiano. Viene fatta 3 volte per ogni parte del corpo. Il 3 è un numero sacro come lo è per i cristiani, a cominciare dalla Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo. L'ignoranza mette in contrapposizione 2 religioni che hanno molto in comune. Stesso Dio, stessi profeti e lo stesso patriarca, Abramo. Finish. Poi va all'interno della moschea. Nella preghiera islamica niente è casuale, ogni gesto fa parte del rito. Il ragazzo comincia mettendo le mani alle orecchie dicendo Allahu Akbar, cioè Allah è grande, Allahu Akbar, Allahu Akbar. poi le mani al petto e da qui si riconosce che è sunnita perché gli sciiti porgano le mani sui fianchi. Poi mette le mani sulle ginocchia per una preghiera, poi si inginocchia toccando il suolo con la fronte, il naso, le mani e le ginocchia. Infine si siede per chiedere perdono ad Allah, che non è un Dio diverso dai cristiani. Allah è soltanto la traduzione dalla parola il Dio, Allah. E ognuno sta in questi posti. Questi per delimitare dove devono stare le persone a pregare. Ah, ok, madame, e qui ci sono le donne che pregano di là dal telo. Ora non c'è nessuno ovviamente, che ci fanno vedere. Madame. Ah, madame. آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. عندي قرآن. Quran. Thank you. Come dicevo, qui la ricerca di denaro è una costante. Un contributo alla moschea e uno al ragazzo, dato però volentieri. Super. Fosse solo per lo sguardo con cui me lo ha chiesto Money. e Yes. per la simpatia che era nata in quel breve tempo trascorso insieme. Un'altra costante dell'Egitto sono gli edifici pronti per l'ampliamento se un giorno ci saranno i soldi. E così i paesaggi urbani hanno questi pilastri disseminati su molti tetti e molto sporco intorno. Macchinone. Poi davanti a casa. Ora vi faccio vedere che macchina c'ha lui parcheggiata davanti a casa. La prima impressione dell'Egitto non è quella che mi aspettavo. Molta più incuria, diffidenza. Ho provato a dialogare ma la telecamera spaventa. E poi una povertà superiore al previsto. Siamo nel Mar Rosso, un gioiello, che è preso d'assalto da russi ed europei, ma probabilmente non produce un'economia che circola tra gli abitanti. Darà sì qualche posto di lavoro, ma la sensazione è che il vero business sia degli stranieri per stranieri. Anche nell'antico porto non vi è traccia, se non alcune barchette, non tutte in gran salute. Questa è solo la prima tappa e spero più avanti di cambiare idea. Altra tappa. Ora si passa dal Mar Rosso, si entra dentro e si fa Luxor. Does work or not? No, does work. Il radio non funziona, cazzo doesn't work. Su diciamo come una stalla.